Moltissimi di voi ultimamente mi fanno tantissime domande per quel che riguarda la fiscalità nella vendita online, che sia tramite Amazon FBA o che sia tramite un semplice e-commerce. Oggi voglio rispondere a tutte le vostre domande, dalla più semplice alla più complessa, però non sarò io a rispondere ma l'avvocato fiscalista Carlo Alberto Micheli, che ho il piacere di ospitare in questo canale. L'ho conosciuto perché è il fondatore di My Accounting, il servizio di commercialisti online che io utilizzo per la mia partita IVA da quando ho iniziato i miei svariati business online. Dopodiché gli ho chiesto se voleva fare un video in collaborazione con me, così poteva avere un po' di visibilità e noi potevamo avere un contenuto di ottima qualità. Oltretutto lui mi ha lasciato anche un link che vi lascio in descrizione, con il quale potete avere una prima consulenza gratuita nel caso vorreste aprire una partita IVA. Detto questo lo lascio presentare e poi iniziamo con tutte le domande. In descrizione comunque trovate anche un indice con tutte le domande e il minuto di quella domanda, così se siete interessati nello specifico ad alcune domande, dato che ce ne sono molte, potete andare direttamente in quel punto del video, anche se io vi consiglio di seguire tutto il video dall'inizio alla fine perché le informazioni sono molto lineari e una consecutiva all'altra. Ciao Riccardo, mi presento, sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Oltre al mio canale YouTube, che ti invito e vi invito ovviamente ad iscrivervi, Carlo Alberto Micheli, sono il creatore e fondatore di myaccounting.it, portale di contabilità e consulenza online, specializzata nelle nuove professioni digitali e nell'e-commerce. Sono a capo quindi di un team di professionisti che quotidianamente aiutano gli imprenditori nella fase iniziale della loro attività di impresa. Grazie ancora di essere qui. E la prima domanda, che è poi quella che mi fanno tutti, è: devo obbligatoriamente aprire una partita IVA se voglio vendere con Amazon FBA o con un e-commerce? Per vendere su Amazon oppure per avere un portale di e-commerce è necessaria l'apertura della partita IVA. Non è possibile effettuare questo tipo di attività senza partita IVA. Non è possibile usufruire della cosiddetta prestazione occasionale, ossia quel famoso limite di 5.000 euro. Non è possibile perché la prestazione occasionale si applica nei casi di non stabilità, non continuità e non professionalità. Invece avere un portale e-commerce è sinonimo di stabilità, perché siamo lì, siamo online, siamo lì, l'attività è svolta in maniera professionale e continuativa e quindi è necessario, anche se i ricavi sono bassi, munirsi di una posizione fiscale e quindi aprire la partita IVA. Che partita IVA consigli per vendere tramite Amazon FBA o con un e-commerce? Sicuramente, anche alla luce delle ultime novità normative, la partita IVA migliore per poter svolgere questa attività è una ditta individuale in regime forfettario. Soprattutto per le nuove attività prevede una tassazione del 5% sul 40% dei ricavi, il che significa che se avete ricavi per 50.000 euro pagherete solamente 1.000 euro di tasse. Il regime forfettario rappresenta un'opportunità sicuramente molto importante per iniziare attività di impresa a basso costo. Ovviamente sarà da tenere in considerazione anche la presenza dei contributi previdenziali, quindi dell'INPS, che incidono, che comunque nel regime forfettario hanno uno sgravio del 35%. Come funziona la tassazione all'interno del regime forfettario? Il regime forfettario prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% che diventa del 5% nei casi di start-up, ossia quando negli anni precedenti, 3 precisamente, non è mai stata fatta nessun tipo di attività di impresa a partita IVA, oppure quando non è il continuo di un'attività già svolta. In questi casi si applica quindi un'imposta del 15 o 5% sul 40% dei ricavi. Se dovessimo fare un esempio sulla base di quello che ho detto prima, ipotizzate di aver incassato 50.000 euro, questi 50.000 euro si moltiplicano per il 40%, viene 20.000. Su 20.000 ci si applica questa imposta sostitutiva, che è del 15% o del 5%. È come se il legislatore fiscale considerasse già il 60% dei tuoi ricavi come costi. Si parla appunto dei costi forfettari. Questo cosa significa? Significa che su un totale di ricavi solamente il 40% è tassato. Il 60% che non viene tassato viene considerato appunto dal legislatore fiscale quali costi. Per chi non avesse capito la differenza dell'imposta sostitutiva dal 5 al 15%, chiedo scusa all'avvocato che ha usato un gergo precisissimo e completo, però mi permetto di spiegarla in parole molto più semplici in modo che tutti possano capirlo. Io ho l'imposta sostitutiva del 5%
15% al posto del 15% se nei 3 anni precedenti non ho mai avuto una partita IVA e se l'attività che sto per aprire non è la continuazione di un'attività che ho già fatto da dipendente. Per esempio, se lavoravo come estetista e vado ad aprire un centro estetico, non avrò il 5% ma il 15%. Però se sei come me e non hai mai fatto nulla e non hai mai avuto una partita IVA, se vai ad aprire una nuova partita IVA a regime forfettario avrai questa imposta sostitutiva al 5%. Secondo la tua opinione, quali sono i principali vantaggi e svantaggi di una partita IVA a regime forfettario? I vantaggi di questo regime sono sicuramente la bassa imposizione fiscale e poi quali vantaggi c'è anche il non avere la fattura elettronica ed avere molte semplificazioni contabili. Quindi è un regime che si presta bene all'inizio di una nuova attività perché non comporta determinate operazioni come può avere ad esempio un SRL molto complesse. Dobbiamo imparare prima di prendere un tipo societario complesso. Il regime forfettario questo ti consente. Dal punto di vista degli svantaggi, che non ci sono i costi deducibili analiticamente. Ok? Io ho detto prima che i costi sono deducibili al 60% sul commercio. Ok? Poi i codici cambiano a seconda del tipo di attività. Immaginiamo quindi in un'attività dove ci sono bassi margini di ricavo rispetto al costo di acquisto, il forfettario potrebbe non essere conveniente. Secondo i miei calcoli, quando il ricarico è superiore a 1,5, esempio compro a 10 e vendo a 15, già in questo caso il forfettario è conveniente. Però ovviamente ogni caso è un caso specifico. In descrizione al video troverete appunto un link per effettuare eventualmente una valutazione di convenienza al forfettario oppure no. Quali sono le tempistiche per l'apertura di questa partita IVA? Quanto ai tempi di apertura, una pratica di apertura per e-commerce forfettario è di circa 15 giorni. Cosa devo fare se voglio vendere al di fuori dell'Italia, per esempio in Europa o nel mondo? Avendo una partita IVA italiana è possibile vendere anche nel resto del mondo. La differenza nell'e-commerce e nello specifico di Amazon è che se vogliamo stoccare, quindi mettere la nostra merce nei magazzini fuori dall'Italia, nel mercato paneuropeo, sarà necessario identificarsi con posizioni fiscali nei singoli paesi dove andrò a stoccare la merce. Parlo di queste cose in numerosi video. Io collaboro anche con Antonio Vida, che è formatore e coaching per chi vuole intraprendere attività di e-commerce, e se volete potete prenotare anche una consulenza fiscale personalizzata con me tramite il canale di Antonio Vida, che è antoniovida.com/fiscalità. Posso aprire una partita IVA da minorenne e nel caso di no ci sono dei modi con i quali posso fare questa attività da minorenne? Da minorenne non è possibile aprire una partita IVA. Io ho delle situazioni in cui i protagonisti ad esempio sono minorenni, si pensi a determinati canali YouTube che per i bambini hanno un seguito impressionante, dove la partita IVA è intestata a nome dei genitori. In quei casi sarà necessario svolgere l'attività sotto la tutela giuridico ed economica del genitore. Se lavoro da dipendente, devo pagare i contributi anche della partita IVA o soltanto quelli da dipendente? Se hai un lavoro come dipendente, dipende se il lavoro è full time o part time. In caso di lavoro dipendente full time non saranno dovuti i contributi INPS propri dell'attività commerciale a partita IVA sul minimale. Che cosa significa? Che quando ci si iscrive all'INPS, che si apre una nostra attività di impresa nel commercio, sono dovuti ogni 3 mesi i contributi INPS. Questi contributi hanno un importo di circa 900 euro. Nel regime forfettario passano a 600 euro, però sono dovuti ogni 3 mesi. Se invece hai un lavoro di tipo dipendente full time, questi contributi sul minimale non sono dovuti e saranno dovuti solamente contributi in percentuale al superamento della soglia di 15.700 euro circa di utile. In caso di utile determinato forfettariamente oppure determinato secondo le regole ordinarie superiore a 15.700 euro, utile derivante solamente dalla partita IVA per intenderci, in quel caso per la somma eccedente 15.700 euro sarà applicata una percentuale INPS del 24%, mentre non saranno dovuti i contributi sul minimale se hai appunto un lavoro dipendente full time, e quindi avresti questo risparmio importante fra le 2.500 e le 3.500 euro, che insomma è molto importante. Cosa succede se decido di chiudere la partita IVA? Se decidi di chiudere la partita IVA, ovviamente cesseranno tutte le tue spese inerenti all'INPS e alla tenuta contabile, sarà necessario solamente fare una comunicazione di chiusura, i costi per la chiusura della partita IVA non sono alti, sono irrisori, ovviamente sarà obbligatorio effettuare le dichiarazioni fiscali dell'anno in cui la partita IVA è stata chiusa. Nel salutarvi vi ricordo l'iscrizione al mio canale YouTube Carlo Alberto Micheli, dove ogni giorno pubblico contenuti a
carattere aziendale, fiscale e giuridico, e vi invito a compilare il link in descrizione se desiderate avere una consulenza specifica con gli esperti di myaccounting.it per l'apertura della vostra partita IVA oppure per la gestione economico-commerciale della vostra contabilità. A presto ragazzi, ciao ciao! Ricambi i saluti, oltretutto ringrazio Carlo di aver risposto a tutte le vostre domande. Oltretutto vi ricordo che qui in descrizione potete trovare un link con il quale potete prenotare una prima consulenza gratuita nel caso voleste informarvi per l'apertura di una partita IVA con MyAccounting. Detto questo, se il video vi è piaciuto e vi è stato interessante lasciate un mi piace, se avete altre domande lasciatemele nei commenti e vedo se fare un altro video a tema, poi vi ricordo di iscrivervi se non volete perdere alcun mio video. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!